Ciao a tutti homebrewers e appassionati. Oggi vi racconto la mia cotta numero 87. Ho brassato un English IPA vecchio stile, quindi con materie prime tradizionali e non troppo estrema come luppolatura. Vi racconto la ricetta e tutta la cotta fino al primo assaggio. Ho programmato un English IPA categoria 12C del manuale BJCP, obiettivo 1,059 di densità iniziale, 20 IBC di colore e 54 IBU di amaro, con rapporto IBU-GU di 0,92, malti e luppoli britannici e nessun dry hopping. Come grist ho previsto 92% di malto Mary's Otter come base, 5% di Crystal Light e 3% di Crystal Medium come malti speciali. Nel frattempo ho preparato 22,2 litri d'acqua per l'ammostamento, corretta con solfato e cloruro di calcio in ugual misura. Ho aggiunto pure una dose di acido lattico per far scendere subito il pH e aiutare poi la discesa con l'aggiunta dei malti nel target previsto per l'ammostamento. Fatto il mash-in, parto con la saccarificazione di 40 minuti a 66 gradi. Il pH si è stabilizzato subito a 5,35. A fine step arrivo a uno G di 1,060. Valutando la densità non ancora abbastanza alta, ho fatto un ulteriore step a 72 gradi di 10 minuti e qui arrivo a 1,066. Passo al mash out e posiziono la griglia per favorire la filtrazione durante il ricircolo. Completo quindi con uno G di 1,070. Faccio un risciacquo con 13,5 litri d'acqua e porto il mosto al volume pre-boil con densità di 1,050. Bollitura programmata di 60 minuti. Preparo i primi luppoli da aggiungere, che sono Fagel ed Eastern Goldings, entrambi in formato coni. Noto qualcosa che non mi convince molto sui luppoli, cioè i coni non sembrano integri, ma come se fossero molto sminuzzati. Questo mi lascia qualche dubbio riguardo alla freschezza di questi luppoli. I distributori in genere comprano quantità grosse dai produttori e poi fanno le confezioni di vari formati. Qui magari hanno imbustato proprio i rimasugli nel fondo di una confezione più grande. Mi chiedo se a livello aromatico questo possa essere un problema. Purtroppo potrò scoprirlo soltanto dopo. Per la prima gettata ho aggiunto 50 g di Eastern Goldings e 57 di Fagel, con un totale di 42 IBU conferiti. Sempre nell'ottica di estrarre il massimo dell'amaro e dell'aroma, ho scelto di gettare i luppoli liberi in pentola, senza sacche o cestelli. Con il formato coni ultimamente sto provando questa tecnica e mi sto trovando bene. Negli ultimi 10 minuti getto 40 e 47 g di luppoli con altri 12 IBU, arrivando ai 54 previsti da ricetta. A seguire 1 grammo di Protafloc. A bollitura appena stoppata faccio la gettata in aroma con 50 g di Eastern Goldings e 50 di Fagel che ho mescolato e lasciato per tutto il raffreddamento. Completato il raffreddamento ho fatto sedimentare un po' le particelle più grosse e ho avviato il trasferimento. Limpidezza ottenuta molto buona, nessun problema nel trasferimento tramite la pompa. Il filtro non ha risentito del letto di luppoli sopra. G finale è di 1,057, appena 2 punti sotto il target previsto. Come lievito ho scelto qualcosa un po' fuori se vogliamo, invece di un ceppo British ho preferito un ceppo ale neutro americano, perché voglio concentrarmi sulla parte luppolata in modo che non venga disturbata da sentori fruttati o eventuali off flavors. In questo genere di birra un po' di esteri fruttati tipicamente inglesi ci possono anche stare, ma non sono una componente molto importante. Quindi ho preparato 33 grammi di US 05 della Fermentis
e l'ho reidratato poco prima. Per l'avvio della fermentazione ho portato il mosto a 18 gradi e mezzo e dal secondo giorno a 19,5. Dopo 3 giorni inizio il rialzo fino a 22. La densità finale misurata al settimo giorno è risultata combaciare con quella rilevata 4 giorni dopo di 1,014. Quindi scendo progressivamente fino a 6 gradi e mi preparo a trasferire la birra in fusto dove poi maturerà un po' al freddo. Faccio il trasferimento a spinta di CO2 con sistema chiuso tra fermentatore e fusto, in modo da non esporre la birra all'ossigeno, poi mando 14 psi di pressione che tra i 4 e i 6 gradi corrisponderanno a una carbonazione media di circa 2,6 volumi di CO2 per litro. Anche qui ho confermato l'FG finale di 1,014. Dopo 10 giorni in fusto ho fatto il primo assaggio. Come aspetto appare di colore ambrato carico, quasi ramato chiaro, buona schiuma, fine e aderente, con buona persistenza. All'aroma emerge una base di miele e biscotto, esteri di mela gialla, luppolo molto delicato con aromi di tè verde, più fruttato che erbaceo come mi sarei invece aspettato. Mi sto sforzando di capire che aroma di luppolo sia. Sembra un aroma di luppolo non proprio in forma. Ha quell'odore che mostra il luppolo quando è mal conservato, un aroma pungente che può ricordare i piedi o il sudore, che è dovuto all'acido isovalerico, un sottoprodotto dell'ossidazione degli alfa-acidi. Al gusto l'ingresso è dolce di biscotto, bilanciato da un amaro non troppo predominante, leggermente persistente nel finale. Sicuramente sotto il livello previsto da ricetta come percezione di amaro. Come sapore il luppolo va dal fruttato al terroso pepato nel finale. Al mouthfeel la birra è morbida, buon corpo, amaro non ruvido e non astringente. Birra bevibile ma con delle pecche organolettiche, come un luppolo non troppo intenso e neanche molto fresco. Può essere dovuto anche a una mancanza di dry hopping, però anche l'amaro risulta sotto il livello previsto. Questo non la rende neanche tanto in stile, forse come livello d'amaro si addice di più a una extra bitter, che anche per il colore ambrato carico si addice molto. Non la reputo una birra riuscita al meglio, penso che si tratti principalmente di un problema di materie prime non proprio fresche e di ottima qualità, piuttosto che un problema nella ricetta o nei procedimenti. I miei sospetti su quel luppolo un po' troppo sminuzzato erano fondati. Già di suo il luppolo nella busta appena aperta non sprigionava proprio i suoi sentori più freschi e caratteristici. I coni sminuzzati mi fanno pensare inoltre a un prodotto non di prima scelta, ma proprio a dei rimasugli e dei fondi di alcune confezioni. Cioè uno scarto della parte migliore del luppolo. Questo ha favorito probabilmente la volatilizzazione e l'ossidazione prematura dei composti del luppolo prima del suo stesso utilizzo, facendolo percepire poi nella birra con minore intensità e con un aroma meno gradevole. Il resto non mi è dispiaciuto, magari a rifarla cercherei di abbassare leggermente il colore, anche se stiamo perfettamente nel range di una English IPA vecchio stile. Gli esempi moderni cercano di privilegiare sempre di più la parte luppolata, spingendosi anche con dry hopping più generosi, e si tendono anche ad evitare i malti crystal, per via anche del problema dell'ossidazione a caldo. Cioè sono malti che contengono delle melanoidine che già nella fase di ammostamento a caldo tendono a legarsi a molecole di ossigeno e poi finiscono per cederle nella birra finita in bottiglia lentamente nel tempo, andando un po' a degradare e a far calare le percezioni organolettiche legate al luppolo. E voi invece? Avete domande o suggerimenti per quanto riguarda questa birra e la mia disavventura con questo luppolo?
Fatemi sapere sotto nei commenti se vi è già capitata un'esperienza simile e come avete rimediato di fronte a un luppolo non proprio in ottima forma. Se il video vi è piaciuto e per supportarmi vi invito a lasciare un like, dei punti hype e se non l'avete ancora fatto a iscrivervi a questo canale. Ci vediamo al prossimo video.